Ragazzi, benvenuti in giardino. Oggi iniziamo il video dal giardino. È arrivato proprio il momento di dire addio a questo vecchio gazebo. È stato bello e mi ha comunque protetto dal sole che era molto scomodo. Adesso io mi spiego così riuscite voi a capire anche voi se dovete o non dovete, se si merita o non si merita, ecco, di investire in una pergola più importante. Allora, questo gazebo, quando noi mangiavamo fuori, soprattutto in estate, o pranzavamo o la cena, quando arrivava qualche temporale dovevamo sempre prendere i piatti e tutto andare in casa perché comunque passava la pioggia, ok? Per cui era anche molto scomodo. O ad esempio anche se io volevo, non so, mettere ad asciugare fuori il stendino, e quando pioveva, soprattutto quelle giornate che piove in continuazione, ecco, si bagnava tutto. Poi dovevo sempre prendere i cuscini dalle sedie, si rovinava il tavolo, insomma, ecco, abbiamo deciso di investire in una bella pergola, anche perché volevo creare un spazio che sia un vero prolungamento della casa, non so se mi spiego, un angolo molto elegante, luminoso e immenso nei fiori. Ho scelto una struttura in metallo nera e più elegante e anche moderna. Io ho fatto un po' di modifiche, adesso mi spiego. Il gazebo di prima aveva le tende, quelle beige, solo che il gazebo era, ecco, un altro punto che mi dava fastidio nel gazebo, lui era molto più basso e mio marito, che soprattutto lui è molto alto, quando entravano sempre sbatteva la testa. Vabbè, insomma, era da cambiare. Allora, le tende erano basse ma molto in larghezza, cioè avevano un'altezza tipo 1,80 m, adesso se non vado errata è tipo per 2,5 m, ecco, era più o meno questa. Io adesso ho dovuto praticamente cambiare tutto, modificare tutto perché loro avevano le cuciture, no, che si stavano attaccati al palo, per cui era sul laterale, ok? Io ho dovuto tutto spostare e mettere per riuscire, no, ad attaccarli in piedi qua. Allora, stavo pensando anche a queste tende estraibili, ok? Solo che non lo so, ragazzi. Allora, a me piace di più quando ci sono queste tende così alte perché ti dà un'aria più leggera, più raffinata, più elegante. Invece questi estraibili mi sembra che mi chiudo in una scatola, mi sembrano molto commerciali, ecco, non aria a quell'intimo, ma qualcosa di commerciale, ecco. Poi sono dei gusti, no? Poi avevo anche questi tende di come si dai. Allora, abbiamo montato da solo questa pergola perché praticamente l'azienda ci ha chiesto 800 euro per il montaggio, cioè costava sui 800 euro, e adesso ci arrangiamo noi anche perché è facile. Allora, per il momento lo lascio così, poi se un domani la voglio chiudere, no, con delle finestre, ci penso, ecco, attualmente io non ho questa necessità. Allora, ecco, lei era già finita così, per cui io volevo comunque mettere queste tende, ho preso i bastoni, questi
loro sono con la molla, però vedo che sono belle robuste, così non ho dovuto saldare per aggiungere per le tende e ho messo questo bastone senza bucare, senza rovinare la struttura. Ecco, adesso io taglio tutti questi pezzi e li giro dall'altra parte, pian piano vado a cucire tutto. Mi sono anche divertita, anche rilassata, va là, e poi ero talmente entusiasta, avevo talmente voglia di vedere veloce come va a finire, come ho completato questa pergola con queste tende, per cui facevo anche tutto volentieri. Poi guardate anche voi che cambiamento, e poi questi rosi così vicino al metallo nero sono veramente di una eleganza pura. Io già mi immagino di leggere un libro qui mentre il profumo dei fiori mi avvolge e qua all'ombra, perfetto. Ecco, adesso quando piove non porto più niente in casa, lascio tutto qua. Mi piace anche che mentre si apre, ok, ecco adesso vi dimostro, loro si aprono, si chiudono, mi piace ragazzi il riflesso che mi fa sul tavolo. Io già mi immagino di registrare le mie ricette e con questo sole, con queste ombre sul tavolo che va magari sulla frutta, sulla verdura, sul mio bellissimo tagliere, va là, guardate, gioisco come una bambina, cioè mi piace talmente tanto l'effetto, è tutto più protetto, insomma, adesso sì che è un spazio molto più accogliente. Ragazzi, guardate, oggi lavo bene la lavanderia, poi faccio una bonifica anche in lavanderia. Allora, adesso vi spiego tutto. Prima ho tolto tutta la sabbia, c'è tutta la lettiera, ho svuotato tutto, lo disinfetto bene. Con Appisan ho usato anche detersivo per i piatti, poi pulisco bene, a parte che lei non era tanto sporca, però comunque anche per disinfettare. Allora, questa esperienza per il gattino in casa, ecco, sono sincera e vi dico che non avrei mai immaginato, no, di avere un animale in casa. A me piacciono però stare fuori, no? Però questo gattino, l'avevo detto anche altre volte, ci ha proprio catturato, ok? Unica cosa che io, nonostante con la lettiera questa moderna di ultima generazione, con i odori, con filtro, tutto quanto, comunque si sentiva, soprattutto quando io entravo nella lavanderia, si sentiva l'odore del gatto. E cosa succedeva? Che io ero sempre condizionata, ok, pulivo e pulivo e pulivo, per cui mi rendevo conto non può andare a lungo così, anche perché una mi sfinisce e due ero sempre lì, ero arrivata a un punto dove io cercavo proprio questo odore, no? E, volevo proprio capire c'è o non c'è, perché non so, l'idea di che la mia casa abbia dei odori e di fondo così un po' non mi andava proprio bene. E cosa ho fatto? Ho deciso di prendere la lettiera e portarla giù in cantina. Ok? La cantina è grandissima, è ventilata, c'è la luce, per cui ho detto ma se ho questa possibilità perché no? Poi ho fatto questo, prima ho fatto una prova, l'ho portato giù in cantina, la lettiera adesso sta e ho lasciato la porta della cantina aperta, così ho capito che lui ha capito da subito, anche perché è un gattino talmente intelligente, così buono e bravo. Adesso io anche l'ho portato a sterilizzarlo
è un maschietto, per cui ecco, per il suo benessere e anche insomma l'ho portato in clinica. Adesso mentre faccio il montaggio del video so che lui lì in clinica, cucciolo mio, stamattina l'ho portato proprio con quei occhi mi guardava e sentono proprio gli animali, sentono tutto, mi ha fatto talmente una tenerezza. Poi visto che il dottore è comunque molto bravo, mi ha assicurato che andrà tutto bene, adesso stasera andiamo a prenderlo. E, per cui ecco, ho preparato tutto anche per lui, e che sia quando torna a casa di trovare tutto anche lui disinfettato e pulito, va là. Poi farò questo, ragazzi. Dopo ho deciso di fare praticamente la cantina, il muro che vedete voi adesso a destra di voi, ok? Dall'altra parte giù sottoterra è la cantina, ok? Per cui ho pensato di fare un buco, ecco, proprio vicino alla porta qua a destra, dove c'è l'aspirapolvere, di fronte alla lavatrice, ecco, per intendici. Ecco, farò un buco. Così lui andrà avanti e indietro, no? Ogni volta quando avrà bisogno, anche perché quando io magari non ci sono a casa, ok? La porta si chiude o lui deve avere il suo buco sempre aperto. Per cui ho avuto veramente un'idea geniale. Al momento non abbiamo fatto ancora il buco, c'è la porta aperta anche perché adesso fa caldo. Però farò ecco quasi un buco nel muro, spaccherò proprio tutto, poi farò quelle porte che si aprono e si chiudono da sole, no? Che dondolano tipo. Così lui andrà ogni volta. Adesso, ecco, adesso per me mi godo questo gattino al massimo, perché adesso io non sento più odori, non sento niente, per cui ecco, sono mi sento meglio così, ecco. Anche perché io pensavo dall'inizio che forse sì, lo porterò fuori, così lui si abitua a fare sia fuori sia dentro, però non c'è stato verso, perché nonostante io ho messo anche una lettiera fuori, cioè lui non è che andava sia fuori dentro, lui faceva soltanto qua in casa. Per cui ecco, giustamente sono degli animali, non hanno nessuna colpa, e soprattutto i gattini, no, che magari hanno un odore più persistenti. Adesso ci diceva anche il dottore che adesso dopo che lui verrà sterilizzato anche odore del pipì non sarà così notevole, ecco, sarà molto, a parte che io in cantina già non sentivo niente, io andavo lì tutti i giorni e poi toglievo, ecco adesso la lavanderia è tutta disinfettata, con l'acqua bollente l'ho proprio disinfettata tutta, così almeno mi rimane tutto pulito. Ragazzi, adesso inizierà la stagione, lamponi, fragoli, per cui adesso vi dimostro questo cheesecake. Ogni volta quando lo faccio, cioè lui vola subito, i bambini lo adorano. E poi proprio l'altro giorno ho avuto degli ospiti, hanno mangiato e mi hanno fatto complimenti, veramente molto buono. Allora prima faccio la base, io ve lo spiegherò, vedrete che è semplice da fare. Ho fatto la base, ho messo a sbattere le uova con un po' di zucchero, ho messo un po' di essenza di vaniglia e aggiungo un po' di acqua. Prima mettiamo i liquidi e mescoliamo bene, cioè amalgamiamo bene, senza, cioè da giù verso su, no? Che non si, se no dopo l'impasto si lascia, non vi cresce bene. Mettiamo in forno, vi lascerò le dosi sia per la base che per proprio il cheesecake. Adesso sono ultimi lamponi, quelli congelati che li abbiamo congelati l'anno scorso, l'estate scorsa, per cui ecco mi è durata proprio tutto l'inverno. Adesso io uso la panna senza lattosio, però insomma è un caso, mettete anche la panna che volete. Ho messo un po' di panna da parte, ok? Ho messo a scongelare i lamponi, qua i lamponi sono già tutto con un po' di zucchero e li ho messi io a congelare, un profumino qua ragazzi. Allora un po' di panna l'ho lasciata per far sciogliere il cioccolato e qua mettiamo la panna da montare con un po' di Philadelphia. Allora ho messo un po' di essenza di limone, qua ho preso un cioccolatino Lindor bianco, lo facciamo sciogliere. Allora a me piace di più nel cheesecake usare il mascarpone e non, scusate, faccio confusione, è il pensiero del gattino. Allora, ho messo prima, mi piace di più quando uso il formaggio spalmabile e non il mascarpone, perché è più leggero il cheesecake. Allora, qua dove ho il cioccolato, ho messo un po' di questa salsa di lamponi e anche la gelatina, ok? Poi la panna deve essere morbida così, se voi lo montate troppo
Il cheesecake dopo diventa troppo compatto, io dopo alla fine vi lascerò, invece io voglio un cheesecake che abbia quelli buchi che sembra proprio un mousse così spumoso, ecco, mi viene di definirla così. Per cui adesso tutto quel cioccolatino bianco che ho fatto sciogliere con un po' di panna e anche la gelatina l'ho messa di nuovo tutto nella ciotola, lo porto in congelatore così faccio prima, ecco, per alcuni minuti, perché quando metto la base non volevo neanche che sia troppo compatto, ma leggermente morbido in modo che la base rientri, cioè entra un po' all'interno di quella crema. Adesso l'altra porzione di lamponi l'ho setacciata perché voglio creare una glassa. Adesso vi spiego. Intanto mettiamo qua di nuovo la base, ok, sopra, ecco, e mettiamo di nuovo in freezer. Adesso lui deve congelare totalmente se vogliamo fare questa versione. Adesso io mi metto per la glassa zucchero e la salsa dei lamponi che abbiamo fatto e io uso anche il glucosio. Poi potete fare anche senza, esce buono lo stesso, solo che con glucosio è più lucido, ok? Si vede più bello, però il gusto non cambia, è solo questione estetica. Mettiamo tutto sul fuoco. Allora, a me la glassa solo di frutta non mi piace, io volevo creare una glassa che sia anche buona da mangiare. Penso che vi è capitato anche a voi di mangiare un dolce e vedere che la glassa non è proprio un granché, è soltanto bella, ecco, da vedere. Per cui aggiungo un po' di agar agar all'interno, non volevo la gelatina, mi piace di più l'effetto con agar agar. E metto anche il cioccolato all'interno e facciamo sciogliere tutto. Ho aggiunto anche un po' di latte condensato, ma proprio per dare quel gusto un po' più cremoso, non so come spiegarmi. Adesso io ho setacciato tutto, riporto dal freezer già la torta al cheesecake già bello congelato, mettiamo sopra. Vedete come è una glassa? Magari se mettevo un po' di colore era più accesa, però a me non mi interessava tanto il colore quanto volevo che sia buona questa glassa. Infatti quando davo ai bambini il cheesecake, vedevo soprattutto la Giulia che andava a cercare questa glassa perché comunque abbiamo messo il cioccolato, un po' di latte condensato, la panna, non è una glassa semplice, non soltanto di gelatina. E adesso decoriamo così con un po' di menta, soprattutto ho preso soltanto il gambo della menta, l'ho spruzzato con un po' di gelatina spray, un po' di cocco sopra. Ragazzi, è un dolce fantastico. Cioè lui, quando anche con la forchetta lo prendi, lui è talmente morbido, si scioglie in bocca proprio così soffice.